Professor David Carruthers dell'Università di Cambridge, la sua presenza è estremamente interessante qui a Foggia anche per una battuta curiosa, cioè Foggia come Londra in termini di espansione urbanistici, ma è proprio così? Foggia has been compared today as London. Is it truly so? Okay. So London is a much bigger city than Foggia, but there are many similarities. Londra è molto più grande di Foggia, però ci sono molte similarità. In particular, both cities have arterial roads which focus on a central area. Entrambi hanno delle strade importanti che si concentrano verso il centro. This means that there is a high density of traffic emissions in the central area of each city. Per cui la densità del traffico, le emissioni del traffico sono notevoli verso la città. The impact of these emissions is exacerbated or increased by the buildings in the central area. L'impatto di queste emissioni viene ancora maggiormente sentito perché ci sono dei palazzi che possono essere di 3-4 piani che catturano. These limit the ability of the wind to disperse the pollution. E ciò non permette al vento di eliminare l'inquinamento. Professore, quanto è importante questa nuova tecnologia per controllare davvero il territorio e consentire alla gente di partecipare alle scelte poi di gestione del territorio? How important is this new technology to allow people to participate and have their say within the territory? Okay, so the new technology allows one to assess the impact of emissions and Queste nuove tecnologie permettono di valutare l'impatto delle emissioni. And this modelling or technology the results of this technology can be put onto the web, where it's very easy for people to scrutinise and comment on it. E poi i risultati di questa tecnologia possono essere messi sul web e le persone possono individualmente andare a valutare e vedere cosa implica questo impatto. There they can see the results of the implications of the calculations and compare those concentrations with the air quality standards. Lì si possono vedere le implicazioni di questi calcoli e poi paragonarli con gli standard sull'inquinamento dell'aria. They can also see, for instance, what sort of assumptions are made in determining what happens, and for instance, what traffic information is used to calculate the emissions. Si possono anche vedere le ipotesi che vengono fatte e per esempio che tipo di informazione ci dà quella che è relativa al traffico. And other assumptions like the weather conditions or the way the buildings are described. O altre ipotesi per esempio che riguardano il modo in cui sono gli edifici. And they can also, for instance, they can look at maps of air quality and see where their particular neighbourhood or location is, and so get some idea about what's happening where they live or where they work. E possono dare un'occhiata alle mappe, guardare le mappe dove loro sono localizzati e da lì vedere il tipo di qualità dell'aria in quella zona dove sono. That knowledge can help them to sort of develop or influence strategies to improve the situation. Tale conoscenza allora gli permette di sviluppare delle strategie. Professore, un'ultima domanda. Secondo la sua esperienza, è ancora indispensabile espandere le costruzioni urbanistiche o invece è fondamentale recuperare il patrimonio urbanistico e quindi una maggiore qualità della vita? In your opinion, is it important to expand the area or is it important to recover it? That's an interesting question. I think expansion can be very important in order to progress the economy and make the city dynamic.
But if that's done, it's important to take appropriate consideration of any environmental impacts while that happens. L'espansione sicuramente può rendere una città più dinamica, però vanno valutati gli impatti e le conseguenze di tale espansione. So it's important, before any expansion is done, to consider these impacts and take the appropriate sort of mitigating measures so that there isn't degradation of the environment. Dunque prima di attivare qualsiasi tipo di espansione è importantissimo invece valutare le misure di mitigazione e le misure da implementare per evitare effetti magari non desiderati. Quindi lei tendenzialmente sarebbe più per espandere o più per recuperare? I think some dynamic development is important, but I don't think that means wild expansion. But some changes I think are important as long as they're taken account of carefully. Io sono per un'espansione dinamica, che vuol dire sì per i cambiamenti, sono a favore di cambiamenti, però vanno ben valutati e pensati prima di farli. And to come back to the similarity between Foggia and London. London is a city which is, I think, quite dynamic, but it has a big, there is a strong environmental sort of consideration when these changes are made. E per tornare al paragone tra Foggia e Londra, ecco, Londra è un centro molto dinamico, ma prima di attivare qualsiasi cosa bisogna valutare questi cambiamenti ambientali che possono essere messi in atto con espansione. Grazie professore, thank you. Thank you.